Eccoci qua. Hello.
Ma va gente, sono le 4:30. Cos'è sta storia? Perché non siamo in live alle 8? Gnocco Nuto, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. E poi è stato anche l'alert di... Dov'è? È comparso qua? C'è l'alert anche di qualcun altro. Però Streamlabs è stronzo. Vediamo se riesco a ritrovarlo. Di Teo HD, grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi. La prima di bronzo. E adesso abbiamo pure avuto Nixlad per il 11° mese. Stiamo in live fino alle 23, no. Poi vi dico se... Salve? Misco 93, grazie all'abbonamento per 10 mesi. Non lo so, poi vi dico se stasera ci sarà anche la live normalmente con Aeti in time oppure no. Oggi review di Breath of the Wild 2. Si vedrà. Però no, di sicuro no. Gioca su Momia 2 1-1 but with an extra twist. Al momento attuale non penso lo farò. Tra l'altro non so se ci sarà la conferenza in italiano purtroppo, perché l'ho soltanto trovata nel canale ufficiale inglese, quello YouTube, che è un po' un peccato. Però molto spesso PlayStation non fa la conferenza anche in italiano, sperando che forse ci sono i sottotitoli automatici, non lo so, si vedrà. Vediamo che succede. Cosa ne pensa presidente del rumor sul Direct? Il rumor sul Direct, boh, in passato non ci credevo per niente, perché tanto c'era un nuovo rumor sul Direct ogni settimana praticamente. Però visto che ci avevano azzeccato anche sull'Indie World, forse potrebbe esserci davvero un Nintendo Direct il 26. Sarebbe carino da vedere. A che ora inizia? Alle 17. Non troppo, siamo in 200, salve gente. Io non so quanto parleranno di PS5 in questa conferenza. Non so se sarà semplicemente una presentazione inutile e stupida, del tipo, ah sì, la console ha questa potenza e basta. Perché se no soltanto del genere sarei un pochino triste. Spero che parlino anche del nuovo DualShock. Se parlassero anche di giochi sarebbe interessante, giusto per avere una line-up di cose, avere un minimo di idea di quello che succederà. Un prezzo, data di uscita. Più che altro sono quelle cose che mi interessano. Meno il semplice quante schede grafiche c'ha per calcolare i poligoni del culo. Non mi interessa troppo quella roba lì. Segreto è non crearsi mai delle aspettative. Secondo me hanno fatto una brutta cosa quelli di PlayStation, quelli di Sony, perché hanno fatto aspettare troppo per PS5. Xbox Series X è stata presentata ai Game Awards e hanno continuato a dare notizie, hanno continuato a dare informazioni, hanno continuato a spiegare delle cose piano piano. PS5 non hanno detto niente fino ad adesso, che è già parecchio avanti, e secondo me rischiano di aver creato troppo hype che non riescono a starci dietro, come stanno facendo quelli di Nintendo. Io non so perché lo stanno facendo tutti, secondo me non è una buona idea, perché semplicemente la gente rimane bruciata e loro ricevono un sacco di backlash, però si vedrà. Al massimo ci traduci in live con la tua massima conoscenza anglofona. Io lo capisco l'inglese ma non mi vengono in mente le parole in italiano. Comunque, con questo vuol dire che stasera niente live. Vi faccio sapere dopo se stasera niente live, perché se ho da lavorare o da altre cose da fare non posso mettermi. Come sempre le live in realtà sono sempre una cosa secondaria e do sempre priorità ai video del canale. Quindi se fare la live mi costringerebbe casomai a fare le 4 di notte e poi domani continuare a lavorare con un matto, dico vabbè, non facciamo una live. C'è già stata una live oggi, si vedrà. Hanno aspettato che tutti stavamo a casa per guardare la presentazione. Non credo si potessero aspettare una cosa del genere. Buona teoria, però non credo. PS5 è rimandata al 2021. Non è così improbabile. Si vocifera il fatto anche Xbox Series X possa essere rimandata a primo periodo 2021 a causa di tutti questi casini qua, Non è così impensabile come cosa. Ieri hanno fatto una direct indie di Nintendo. Sì, l'abbiamo vista ieri in live. La comprerò al day one? Come faccio a sapere se comprerò al day one la PS5 se non sappiamo nulla di PS5? Certo, una delle pochissime cose che è stata detta all'epoca, ma bisogna vedere comunque se è vero o meno, era detta appunto da Mercy, che è quello che presenterà anche questa conferenza qua, del fatto che PS5 sarà completamente retrocompatibile con PS4. Quello secondo me è fondamentale. Se PS5 è una roba del genere è un casino.
Se PS5 non ha una retrocompatibilità con PS4 è la morte, perché vuol dire che andiamo avanti all'infinito con remake, e avere finalmente retrocompatibilità metterebbe una fine a questo, cosa che sarei più contento. Però per il resto non sapevo nulla di PS5. Cioè l'unico motivo del perché dovrei comprare in questo momento qua è perché la PS4 è vecchia, prende la PS5, fa girare meglio i giochi, casomai i caricamenti sono più veloci e basta. Però Elden Ring sarà PS4 o sarà esclusiva PS5? Non è mai stato detto. Io credo che molti giochi verranno comunque fatti cross-gen. Antor, grazie all'abbonamento con Prime. Antor 281. I remake non sono il male. Non sono il male, ma preferisco comunque che facciano cose nuove. Cioè, invece di avere un altro remake, un remake dei 3 Crash Bandicoot per PS5, oppure una remastered del remake dei 3 Crash Bandicoot per PS5, preferirei un Crash nuovo. No? E questa è la logica. Se continuano con remake all'infinito, molte case possono continuare a fare remake invece di fare giochi nuovi. E devi anche continuare a comprare di nuovo gli stessi giochi ogni singola volta. È un casino. Ma un remake di giallo? Non lo vogliamo? Pokémon giallo? C'è già. L'hanno già fatta, è Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee. Pensi che la saga di Kingdom Hearts sarà su PS5? Quindi un ipotetico Kingdom Hearts 4? Ma certo, ovvio. Se Kingdom Hearts va avanti, cosa che andrà avanti pure con le console. Non credo che tra 10 anni faranno ancora giochi per PS4. No? Io vorrei ci fossero più implementazioni per VR. Anche a me interessata come cosa. Io non c'ho ancora un VR, ma mi ha sempre integrato un sacco come cosa il VR. So che a molta gente non interessa ed è... si distanza dalla cosa. Io ho il vantaggio che da quello che ho provato io sono proprio zero. Io ho nulla di debolezza praticamente al volta stomaco, il vomito quando giochi con il VR. Io ho zero di quello lì, anche perché non ho mai avuto problemi su montagne rosse o altro. Quindi in realtà sarò interessata prima o poi a prenderlo. Dark Dini, grazie ai 100 bits. Non c'è neanche un messaggio di nulla, grazie mille. Motion Sickness. Grazie. Sakurai ha detto su Famitsu che hanno rimandato la direct di presentazione del prossimo PG di Smash a causa del virus. Cosa che non capisco troppo è forse più che altro per sensibilità del tipo che non vogliono passare come... boh. Poco sensibili? Non la capisco troppo come cosa. Più che altro se la rimandano è più che altro perché non sono sicuri che riescano a annunciare le cose nel metodo corretto. Perché se vogliono fare una direct in cui annuncia un nuovo personaggio, cazzata. Se vogliono fare una direct in cui annuncia un nuovo personaggio, devono dire il giorno in cui esce il nuovo personaggio, ma se hanno problemi e non riescono a lavorare perfettamente, ovviamente è difficile fare qualsiasi tipo di annuncio. Nel VR non ci sono troppi giochi divertenti. Dipende, non lo so. C'è il nuovo Half-Life, ovviamente è per Steam, però c'è anche Resident Evil 7. Ci sono un pochino di cose in realtà carine. C'era quel Moss, quel platform carino. C'ho i capelli che non mi stanno su. Ma non sono per registrare live di Smash. Sì, però comunque devi far uscire il personaggio. Devi fare tutto per bene. Far uscire un personaggio di Smash non è semplicemente far uscire un personaggio di Smash e creare il personaggio di Smash. E anche tagliali. E certo ci vado adesso quando c'è una pandemia globale. Se fai uscire un personaggio devi pure fare pubblicità, devi fare sapere le cose nel momento corretto, devi presentarlo nel modo giusto. Non c'è semplicemente fare il personaggio e tirarlo fuori. Fai vedere la presentazione della PS5. Sure, non c'è ancora nulla però. Siamo in queste condizioni. Siamo in queste condizioni. Fai vedere la conferenza o la tua reazione? No, la conferenza vediamo. Dopo switchiamo con la grafica. Logo fatto in 2 secondi su Photoshop. Ma cosa dovevamo fare? PS3 e PS4 avevano lo stesso logo. Perché la gente si aspettava un logo diverso di PS5? Certo che l'ho messo tutto a marzo. Quello è un... non l'ho mai capito come cosa. Non capisco perché la gente si è tutta arrabbiata per il logo. Cioè hanno fatto... hanno usato lo stesso font.
Anche la PS4 ha utilizzato lo stesso font. È un buon modo per essere conosciuti e per avere una buona idea di cosa stanno facendo. A differenza di Xbox, che è Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. È un casino. Molto meglio così. Poi certo, preferirei casomai prendessero tipo il logo originale, ci mettessero il 5 al posto della S, facessero una cosa carina. Anche a me piacerebbe, però contemporaneamente lo capisco benissimo. Sony secondo me voleva aspettare il periodo delle 3 per rivelare PS5, ma il fatto che Microsoft ha rivelato praticamente tutta della nuova Xbox in questi 3 mesi, la gente ora vuole vedere con anche la nuova console di Sony. Anche secondo me Sony aveva una strategia migliore rispetto a Microsoft. Microsoft ha presentato Xbox Series X troppo presto e questo è costretto a rivelare molta roba sulla console per evitare che finisse nel dimenticatoio. Non è detto, perché se avevano cose da rivelare, continuano ad avere cose da rivelare, posso benissimo iniziare prima, non è un problema. Cioè, non è detto in realtà. Non mi ricordo all'epoca la PS4 sia stata annunciata 6 mesi prima o un anno prima rispetto alla vera e propria uscita ufficiale. Non mi ricordo neanche quando fosse uscita perché non l'ho comprata il Day One. Quindi... sì, hanno un pochino messo troppo a rivelarla, anche secondo me. Quello concordo perché... come ho detto anche delle direct di Nintendo, quello che stanno facendo loro, appunto, se aspetti troppo e fai aumentare le aspettative, la gente ha aspettative, quindi molto spesso quelle aspettative sono troppo alte o irrealistiche. Speriamo solo che la PS4 stia massimo a 300 euro. Il discorso del prezzo è una cosa molto particolare, a mio parere. Perché a me non dispiacerebbe che una PS5 costasse anche parecchio. Per la semplice ragione, parecchio intendo tipo anche 500 o forse anche 600. Lo dico una quantità assurda. Non perché sono del tipo, che schifo i poveri. No, perché come per PS4, che PS4 era lievemente più potente di PS3 e non si sentiva per nulla il salto generazionale. Ed è una console che, in fin dei conti, non ha impressionato tanto inizialmente, non ha mostrato nulla di particolare, non sembrava una nuova console, sembrava una versione un pochino più potente in realtà. A differenza di PS3 che è durata tipo 10 anni, mi piacerebbe se tornasse un pochino più anche la console veramente forte e qualcosa che completa, che ti faccia dire, questa qua è una buona opzione, si possono fare giochi di una qualità veramente alta. E non ci sia questa enorme differenza PC e console. Però anche averla una console molto di prezzo molto basso, dico, vabbè, una console di prezzo molto basso mi va anche bene. È strano come discorso, è molto particolare. Aia, ho tirato un colpo di dito contro la scrivania. Scusa, io sono povero, qualcosa contro la mia esistenza. Sarei anche molto curioso di vedere... ti piace Monster Hunter World o Generations per Nintendo Switch? Non te lo so dire, probabilmente World. Però Generations è il mio secondo preferito, quindi non cambia molto. La cosa in realtà di cui sono più curioso, onestamente, è il cazzo di controller. Se a me mi fanno un controller che mi funziona anche bene su PC ed è comodo come quello di PS4, sono contento. Perché finalmente posso utilizzare il controller che mi piace su PC. A differenza di avere adesso quello di PS4 che funziona una volta sì e tre no. Secondo te annunceranno anche giochi di lancio? Sarebbe una buona idea. Perché al momento attuale io sono dell'idea che se non annunciano un cazzo, se il gioco, se PS5 esce soltanto con Godfall e qualche altra roba che esce in quel periodo lì, tipo Cyberpunk, forse uscirà anche cross-gen. Se esce soltanto quel gioco lì, non la compro PS5 perché me ne frega nulla. Se fanno un Bloodborne 2 per PS5 la prendo ovviamente. È quello il discorso. Per me è importante avere anche dei titoli per giustificare l'acquisto di una console. Perché se non c'ho nulla da giocarci, che me ne frega a me. Cioè quasi mi interesserebbe di più comprare Xbox Series X, perché Xbox Series X avrebbe il Game Pass di Xbox è più ampio e quindi avrai anche più giochi. Cioè quello sarebbe già più interessante. In realtà la strategia di Xbox di non fare esclusive di console, ma fare esclusive di brand e poi metterla nel Game Pass con un abbonamento, avendo un abbonamento così grande, è un'ottima idea. Pensi ci sarà un Sekiro 2? Tecnicamente c'è lo spazio per fare un Sekiro 2, mi piacerebbe averlo, però non hanno fatto neanche DLC di Sekiro. PS5 e Xbox Series X avranno un hardware estremamente simile. La differenza fra i giochi, vabbè sì.
Fino a un certo punto, perché ormai Xbox non compete più troppo direttamente con i giochi, ma fa anche appunto servizio. Che non è una brutta idea. A chiudere la conferenza tra 8 minuti. XX Minichini. Sì, Minichini, grazie abbonamento a comprare per 5 mesi. 1000 volte meglio il controllo di Xbox, quello di PS4 è troppo una cinesata. Non concordo, però. Io sono sempre dell'opinione che il controller che ti piace di più è semplicemente quello che utilizzi di più. Non quello che è fatto meglio, quello che sei abituato. Il mio preferito è il Joy-Con, quindi che vi devo dire. Ci fai vedere un giorno la tua collezione manga aggiornata? Se faccio un video della mia collezione manga aggiornata, sarà un video della stanza. E faccio video della stanza quando la stanza è finita. Perché c'è tutta quella parte lì della stanza che è completamente incompleta. Oggi niente Reddit. Reddit forse lo guardiamo alla fine live, non prima. Il controller è migliore quello della Wii. E qua posso non concordare in modo serio. Io voglio Bloodborne 2. Se PS5 è retrocompatibile con PS4 e ottimizzano Bloodborne a 60 fps, forse me la compro la PS5. Così finalmente posso giocare Bloodborne normalmente, in modo decente. Anche 30 fps mi va bene. Il controllo migliore è la Pokéball Plus. Concordo. Ancora tra 6 minuti però non è ancora comparso nulla. Aspettiamo ancora un secondo. Controller migliore Joy-Con Pokéball. Io quando ho visto il controller Joy-Con Pokéball, io ero dell'idea, posso utilizzarlo. Avevo pensato di comprarlo semplicemente per il discorso che se potevo utilizzarlo pure sugli altri giochi e non soltanto su Pokémon, avrei detto questo qua è un controller orribile, diventa interessante giocare ai giochi con quello lì. Però non è limitato soltanto a Pokémon, quindi ho detto vabbè non lo compro. Bloodborne girava così male su PS4. Aveva caricamenti lunghissimi. Il framerate era raramente a 30. C'erano zone del gioco dove avevi parecchi problemi. Matti J2005. Grazie, abbonamento con Prime. Io utilizzo la PS4, ho provato il controllo di Xbox e hanno dei feedback dei tasti e stabilità nella mano molto buona, ma anche il gioco non è molto buono. Io sono semplicemente per l'idea che apprezzo gli analogici geometrici e penso che la croce migliore, se non per quella dei Joy-Con, è quella di PS4. La croce direzionale, intendo. Poi i trigger e i bumper non mi hanno mai cambiato nulla. Cioè, mi abituavo pure a quello di PS3 e tutti gli altri, quindi non mi ha mai cambiato troppo quelli. Una versione di Chopper Dreams. Come faccio una versione di Chopper Dreams? Devo crearlo in Dreams? Quello non l'ho già fatto. È stato già fatto un chop in Dreams. L'ho visto qualche sera fa in live. L'unico problema dei Joy-Con è il drift. Quello non è il loro problema dei Joy-Con. Bloodborne ora è molto meglio. Sono riusciti a risolvere il problema del frame. Non lo so, non lo gioco da tantissimo. Però la mia impressione dell'epoca comunque era quella lì. Salve gente, ma siamo in quasi 400. Salve. La conferenza inizia tra 4 minuti. Fare mai la serie di Animal Crossing? Yes, la serie di Animal Crossing ci sarà. Guardatevi i video update. Lì dico tutte le serie che faccio praticamente. Cioè, più frame su Bloodborne è la città infame, Bloodborne. Non è grave come la città infame, Bloodborne. Consiglieresti Shovel Knight? Yes. Se ti piacciono i platform 2D alla Mega Man, hai giocato Mega Man e ti piace Mega Man, Shovel Knight è un Mega Man più bello, a mio parere. Stai diventando uno streamer famoso. Animal Crossing è molto più difficile di Dark Souls, esatto.
Come ti aspetti la PS5? C'è anche il discorso che non abbiamo parlato perché non me ne frega nulla. La gente che dice no, se la PS5 è l'aspetto del dev kit, io non la compro perché è bruttissima. Io sono del tipo, boh, io non la vedo neanche la PS4, ce l'ho qua dentro. Se mi devono fare un design bello della PS5, l'unica cosa che mi interessa è che abbia tasti fisici e che riesca a vedere se è accesa o spenta. Questo è quello che mi interessa la PS5. Che mi fa cagare il tasto che non lo vedi e boh. Ogni tanto vado lì per accendere e esce il cazzo di disco e dico no. Dark Souls non è difficile, è solo frustrante. Non concordo. Non capisco perché la gente non guarda i video update. La Slim ha i tasti fisici, però non... Fanno la versione base con i tasti fisici. Non so perché la versione Slim deve avere i tasti fisici. Vorresti Bloodborne Kart? Sì, ovviamente. Animal Crossing sarebbe meglio in live, secondo me. Se lo facessi live dovrei fare una live ogni giorno, quindi non è fattibile. 2 minuti. 2 minuti non ha ancora iniziato niente. Attenzione. Vediamo. Aspettiamo ancora un secondo. Ancora un secondo. Bloodborne Kart con i DLC di Sekiro, esatto. La gente guarda le fanfiction di Kingdom Hearts nei video update. Il mondo gira al contrario. Fare gameplay di Last of Us 2? Non mi piacciono di sparare tutto purtroppo. Non ho anche giocato il primo, quindi non penso. Mi sembra davvero molto improbabile. Si cambiava qualcosa del PS Plus su Play 5? Non ho idea. Io non penso che farà nulla di differente. Si potrebbe concentrare appunto sul PlayStation Now o altro, però. $60 secondi. Io posso fare così. Io posso fare così. Posso mettere... Abbiamo qua Conferenza. La chat mi dà un sacco... Posso levarla sta chat? Mi dà fastidissimo. È troppo veloce. Già la mia chat non riesco a stare dietro. Non posso mettere ancora schermo intero. Non posso fare nulla. Dovrebbe iniziare ora, però non posso ancora fare nulla. Se metti a schermo intero, non posso adesso. Non posso proprio perché non è ancora partita. Dreamy, grazie abbonamento con per 2 mesi. Soprattutto grazie a te mi sono appassionato a Kingdom Hearts, Monster Hunter e molti altri giochi. Sono contento. Grazie mille di nuovo dell'abbonamento. Christian, grazie abbonamento con Prime per 9 mesi. Hai la piuma di oro. Pokerry, grazie abbonamento con Prime. E poi c'è anche Mr. Elzimo, grazie abbonamento con Prime per 4 mesi. Tutti in questo istante. Non sta partendo nulla però. Grazie. R. Gentil. O Argentil. R. Gentil. Non so come si pronuncia di preciso, grazie abbonamento con Prime. Cosa succede? Oh, almeno è comparsa questo qua. Ok. Almeno siamo qua. Almeno possiamo aspettare questo qua. Ci abbiamo ancora 2 minuti purtroppo, però almeno siamo in questo. Perché non è partito? Vabbè, non lo so. Ufficiale, conferenza rimandata ad aprile. Niente, siamo in quasi 500. Salve? Come va? Fuxagoofer. Fuxagoofer mi piace un sacco come nome. Grazie abbonamento con Prime. Preferisci Switch o PS4? A momento Switch. PS4 in realtà l'ho utilizzata davvero poco, anche quella lì. Come PS3 in realtà. PS4 l'ho utilizzata di più di PS3.
Però ogni volta che potevo giocare un gioco su PC preferivo giocarlo su PC. Mentre con la Switch ogni tanto se c'era gioco o su PC o su Switch, dipendeva dalle situazioni, sceglievo una console o l'altra. Console, o PC o la console. Perché a me piace molto... piace molto avere la portatilità, nonostante la utilizzi poco, perché devo registrare. Rickmas! Grazie, abbonamento con Prime! Oggi un sacco di gente anche di abbonamenti. C'ho questa maglietta che è piccola, quindi continua a tirarla. Chi venderà la PS4 per comprare la PS5? Io non so se... dipende, non lo so. Io c'ho ancora la mia io ho due PS2, una PS3 e una PS4. Non so se vendrò la PS4 per la PS5. Se la PS5 è al 100% retrocompatibile, forse, volentieri. Ha senso aspettare che scenda un po' la PS5 o acquistare la PS4? Se la PS5 è retrocompatibile è un discorso particolare. Se la PS5 non è retrocompatibile, compra la PS4 al costo più basso e compra i giochi di PS4 e aspetta, casomai in futuro, la PS5. Se la PS5 è retrocompatibile è un altro discorso. Ah, ok. Some super exciting news about PS5. Hanno cancellato un talk che dovevamo fare al GDC. And the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. Soltanto in italiano, in inglese. Li volete in inglese oppure no? Federico. Today I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influence Senza? the development of the console. Li volete? I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by maggior parte della gente li lascio, dai. Se la gente li vuole li lascio. Never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. Calmi. So, about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. Okay. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. Al momento totale sta più che altro parlando del punto di vista degli sviluppatori nel creare dei giochi, perché PS1, PS2 e PS3 erano molto diversi uno dall'altra ed era difficile per loro creare nuovi giochi e ci voleva molto tempo per iniziare a fare giochi nuovi. Quindi voglio fissare sta cosa. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar model.
Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us, as the hardware team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. Uscì la PS5, state calmi, deve fare la presentazione. Non è che inizia la presentazione lanciando la console sulla gente. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the 3 principles. The first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? Mica è impossibile. That was the discussion we were also having. È impossibile adesso. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50. Sembra di stare in una video lezione. Abbastanza. The rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking, and only a third of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. Io spero appunto, io più che altro spero nel controller, però non è detto. If we could load 5 Esce il Nintendo Direct. What would change? Dov'è il Nintendo Direct? SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should ask how long to load 2 gigabytes. And the answer is about 1/4 of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 Target, times però, non actual. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right?
But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have two rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jak 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. Barnino, grazie a voi con Prime, con I soldi dei miei abbonamenti comprati PS5. But still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for next gen. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Quindi fixano Fallout 76, perché tu stai dicendo questo. Game titles, they start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive d'ora in avanti non dovremo più di nuovo installare giochi, proprio neanche puoi prendere il disco mettente e si installa, oppure si guarda soltanto le patch e gli aggiornamenti del gioco. All of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So back to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second, no load screens, design freedom, meaning no twisty passages or long corridors, more game on the disk and more game on the SSD, and finally, those patch installs go away. Ok, soltanto per le patch, quindi. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data.
You can see this on PlayStation 4. Certo. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that Sono the obiettivi, SSD sì, itself infatti, be 100 times quello lì che mi ha faster. fatto un It pochino was that game storcere il loads naso and prima. streaming would be 100 times faster. So Perché prima ha detto che su PS4 la vera potenza, actual power of the console, era quella lì, ti mostravano i dati, e accanto c'era PS5 ma con il target, con l'obiettivo, quindi capisco che non sanno già adesso al 100% quali sono i dati, però contemporaneamente... it's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, that last part, moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves, and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, Da come la there are presentazione 6 per il momento levels io of priority penso when che non reading from annunceranno the giochi. SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. Prendete appunti, perché se prendete appunti non dovete comprare la PS5, potete costruirla a casa. With a 12-channel interface. 8 channels wouldn't be enough. Potete rifarla direttamente The voi. resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective. Ecco perché hanno aspettato che ci sia... Complotto, attenzione, complotto. Ho capito perché hanno aspettato che ci fosse una pandemia globale. Hanno aspettato che ci fosse sta cosa qua, perché adesso tutti i negozi sono vuoti, molti negozi sono pure chiusi, quindi io non posso costruire la mia PS5, nonostante me hanno dato le componenti precise e come costruirla. È un complotto. Maledizione. Would be quite low. And so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is che c'è un pretty Kraken big. perché è un That means software 10% more o game quello on che è a un... UHD Blu-ray disc. Non so, troppo tecnico per me, non ho idea di precisione di cosa sta parlando. For a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes. But the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes. Controller PS5 sarà uguale a quello PS4, ma non c'è più il cerchio, adesso c'è. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or 2 in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them.
One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original. Se non deve sapere lo sviluppatore, perché devo sapere io? And the whole process of loading it Che me ne frega a me? to you and at very high speed. Dov'è l'Xbox Series X? Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be Secondo me c'è una shitstorm incredibile nella chat, un and you may secondo. very well want to add storage to whatever we put in the console. Tutti che dormono. Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD. Qua combiniamo Dreams a questa conferenza qua. Possiamo crearci la nostra console e i nostri giochi. Xbox cerca di fare un servizio e di darci giochi a prezzo basso. PS5 ha detto, boh, fate voi. Basta, non ci abbiamo più voglia. So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Here's the catch, though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 Quindi non è più potente quanto... In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because sono in live solo per leggere la chat. Drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit mi sa che le cose davanti sono finti, perché c'è questo qua che ha la testa inclinata in questo modo da tipo 20 minuti. Ho paura per lui, io credo non sia vivo. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we si è created on mosso. PlayStation 5 Ancora for vivo. M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Sono manichini, sono finti. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. Sentite. When games hit È lì che sta seguendo la live, c'è anche lui la chat davanti che dice che palle. Quando è che dicono cose interessanti? To make sure that the E architecture lui scrive già dove la Xbox Series isn't X. too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing.
It would be great if that happened by launch, but it's Con una likely to be scopa. a bit past it. So please hold C'è off una persona on getting dietro. that In realtà è un until you hear pupazzo e lo tiene così, gli muove la back bocca to a our destra. principles. Balancing evolution Punto and revolution 2! is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. Copy the That's PS5. part of why a Che cazzo PlayStation 5 sia? teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. Come punto 2? Siamo al punto We 2. need higher performance per watt. Every time we Ho fatto in double tempo a the finire performance of Bloodborne. some GPU La nuova component, speed. Sapete we che il don't record want del to mondo find della out speedrun we di doubled Bloodborne è the stato power fatto l'altro consumed giorno? and the heat Il nuovo record è tipo 24 minuti. But at the same time, we have to Incredibile. make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding developers, we made sure that if there were new significant features, it would Un be altro. Oh, optional aspetta, tra l'altro to use them. complotto. The GPU support In realtà noi abbiamo visto la PS5 per tutto lo stream. Semplicemente non l'abbiamo vista perché era troppo evidente. Questa è la PS5. your first game on PlayStation. Questa cosa qua è la PS5. Ho scoperto. Before I Ci sono arrivato. Ecco perché non la mostravano. Perché l'hanno sempre mostrata. Here are 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that È mean? lui la PS5. AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. È portabile, But certo. that feature set is malleable, which is to Lo say sfondo that we della have PS5. our own needs for PlayStation, and that can factor into what the Nuove AMD notizie. roadmap becomes. La PS5 in realtà è carta da parati adesso. If we bring concepts Abbandoniamo il to mondo dei AMD that are videogiochi. felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to La rely PS4 on non è stata un teraflops as an flop, absolute confermato. indicator of performance, and CPU count should be avoided as well. Non credo significhi In the quello, case però of CPUs, può we funzionare. all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. You heard it Adding new here, features folks. means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 lui si sta GPU annoiando, is backwards compatible with PlayStation 4. Già fa What does più. that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. A better way is to Attenzione. incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips. Torniamo Meaning seri. that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification and functionality Grazie took years of The efforts Moment by 95 AMD, bits. Del mio as any new Nintendo roadmap 4 advance DSL, creates a potential DS divergence XL in Series N Cube Running Color PS4 Advance and 6. PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is Quindi è truly retrocompatibile con massive PS4 e this time PS4 around, and Pro, some vabbè. game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Per fortuna. Results are È già stato detto, però mi è stato We confermato. recently took Questo a è buono. look at the top 100 PlayStation 4 Però titles as ranked non by hanno detto nulla Playtime, riguardo and PS3 we're e PS2, expecting quindi non penso ci almost sarà. all of them to be playable at launch on PlayStation 5.
With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. È compatibile con PS4 e basta. In modo nativo sì, da quello che ho detto in modo nativo sì. Such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our Il nostro cervello a PS5 GPU is ray tracing, using the same strategy as AMD's upcoming ray tracing. GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. They're variations on the same BVH concept. Then, in your shader program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5. But it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU, finally, 4K chess, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. PS2 è un'ottima console, se volete prendere PS2 e recuperarvela è una buona console. Using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. Quanto grande la facciamo la GPU? La GPU è così. La SSD è così. Attaccata sopra la GPU. E non c'è la scatola nera, semplicemente proprio una GPU che ti porti dietro. Here's two possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, facciamo dei computer ipotetici. Actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. Ma c'è qualcuno qua? And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Non sono soltanto quelle persone che vediamo davanti, c'è pure qualcun altro nella stanza. That much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said. Mi piace sottotitoli che non capiscono cosa sto dicendo e cercano di fare del loro meglio. Heat issues, which frankly we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically,
Our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Che significa quei simboli Power sopra? consumption varies a lot from game to Le game. asce, ci When I vuole un played sacco God of per War farle, on ma le PS4 auto sono Pro, facili da I fare. know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine fuck? quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. Come mettere It's 10 counterintuitive, macchine but valgono quanto processing dense un'ascia. geometry typically consumes Ecco less perché in power God of than War ti dice processing solo simple un'ascia. geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire Sia console God of War. lifetime might be. Sì, io so, probabilmente Which era is to presente i say, giochi, però the con depointe worst case scene in the se non li worst conosci e non sai benissimo quali sono, dici che cacchio è. Questo posso dire God of War, questo è un gioco di macchine, ma in mezzo? If we get it right, Horizon? fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit La PS5 un'ascia. instruction Se la usage, PS5 fosse a we forma would di see ascia la the compro, CPU perché è una cost figata. substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA 2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA 2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running Non penso vedremo uno dei design di and letting PS5. power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that Il controller a specific forma di power ascia. level. In some ways, Quello mi va it meno becomes bene. a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. Mi ricordo Austin So, Power. how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't quindi do come l'hai to run the fatto? console slower simply because it was in a hot room. So, Non voglio sapere la rather storia della tua than look vita. at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can Comunque- squeeze out a few more. Vi ricordate inizio live quando ho chiesto volete i sottotitoli o non volete i sottotitoli? Non credo cambi molto. Like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy. Questo qua è Now we can tutti run it shitpost as come la nostra high as 3.5 chat. GHz. In fact, Nessuno può fare it altro. spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 GHz and 3.5 GHz. Beh, certo, When that scusa, me lo sto proprio worst chiedendo in case questo arrives, momento. It will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, Giusto, it only certo. takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor.
All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant Non siamo ancora alla parte 3, no? PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about terza parte! Ci siamo! important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to 500 bits, sto avendo un'erezione solo ascoltando. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback Devi stare we calmo, receive from ma the cazzo controller, bits. such as rumble or haptic. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. Tamaro Lorenzo, grazie al much abbonamento of a con Prime. computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 Se gli altri times. fanno una conferenza in modo serio va benissimo. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. Basta? The first goal was great audio for everyone, not just VR Nient'altro tema users or VR. soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. Soltanto audio The relativo al second goal VR, was to ok. support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say Tanto non c'hanno la presence, we mean PS5. the feeling that you're actually there. Lui sta You've spiegando. entered the matrix. Adesso, It's not a altro complotto. Lui sta spiegando come costruire una PS5 perché loro non hanno ancora finito di farla e sta guadagnando tempo, sta spiegando le istruzioni per costruirla in modo che qualcuno backstage la costruisca velocemente e la porti per mostrarla. take a leap and you begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. Non vi It's just your scrivete di sense queste of where the audio minchiate. is coming from. To the right Volo of you, 34 behind you, above you. GFX, grazie This al can abbonamento con immerse Prime. you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily. Non mi spiegare come funziona Based on l'orecchio. what direction the sound is coming from, sound Lo waves so come bounce around funziona il mio inside the orecchio. ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes based on direction and frequency can be encoded in a table called the head-related transfer function. L'audio esclusiva or PS5. RTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency, the horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process.
We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker. Quello è il suo orecchio, as we esatto. È rotate l'impronta the digitale del suo subject. In the orecchio. course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000. È un portale la PS5. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining Queste factor grafiche for quale our fanno strategy. sufficiente per essere And we complesse, had to bite the interessanti e bullet and non sappiamo design and niente? build a custom Perché hardware c'erano tipo unit for 3D quelle cose di audio. suo sfondo mi dicevano nulla. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence. Porca vacca. We're calling the hardware unit that we Ragazzi, la chat built abbiamo passati questi 46 minuti un sacco in based on fretta. AMD's GPU technology. We modified a compute unit Tutto in grazie alla such a chat siamo way ancora qua. as to make it very close Se no to saremmo the già morti. SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Di già. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. Nella PS4 ci stanno 8 Jaguar. Quanti Jaguar ci stanno nella PS5? 5,000 sound sources. But of course, 5.000 suoni di Jaguar nella PS5, attenzione. Anything like that number of sounds. It Wow. would have been wonderful if a simpler Non sarà un po' strategy, such as rumorosa però, non mi using sembra molto Dolby intelligente. Atmos peripherals could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming White amount Love, of grazie a processing Boneto con power Prime. and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of AP047, grazie a Boneto con convolution Prime. and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the 25 bits. primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio Questi sono i piani della morte nera. Se stiamo attenti, but alternative. stanno dicendo i piani, bisogna stare attenti al punto debole della PS5, così ci possiamo sparare dentro e farla esplodere. Ok? Bisogna stare attenti ai progetti. Devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process.
Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears. Posso ascoltare l'audio della PS5 senza avere problemi di registrazione, grazie? For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D ma questo suono virtuale è davvero fatto benissimo. Ho sentito il rumore di un treno che passava fuori casa mia. Pazzesco. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones, and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. Si sta distruggendo. The improvement is obvious. Guardate, non so se si vede, so, però a random le luci si spengono o si accendono. Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no. But you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total game-playing audience. This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Perché una foto del mio orecchio, ovviamente. Sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you the best. This is a journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level. Domanda, come mi faccio una foto all'orecchio? Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Vediamo come suona la chat qua.
Vediamo come la chat qua. Sono degli idioti. La gente si incazza così. Non hanno mostrato nulla, non hanno sufficiente fatto sapere come funziona tutto, che è comunque interessante. Era molto tecnico, però se non dai almeno alla gente la cosa che gli piace, è la fine. La conferenza è a 25.000 dislike. Da rivedere, scusa, mi sono perso un punto, posso tornare indietro? Se ricarico. Hi. È a 32.000 dislike adesso. Vabbè, ci sta. Sembra giusto. Non c'è nient'altro, vero? Non c'è nient'altro? Sono dei idioti. Dovevano almeno dare qualcosa al grosso pubblico. Capisco fare la cosa super tecnica, ma devi dare almeno anche semplicemente il design, che non significa un cavolo, ma almeno il design. Hanno fatto vedere la console? No. Hanno parlato tanto delle cose super tecniche di come funziona la console. In realtà il design l'abbiamo visto perché era quello che c'era davanti, però. Io non capisco cosa stanno facendo quest'anno con l'organizzazione del tutto. Gli unici che... È assurdo, gli unici che di recente stanno facendo buoni annunci e se la stanno gestendo bene sono quelli di Microsoft. Nintendo non annuncia un cazzo da... Oddio, non fa un Nintendo Direct da settembre dell'anno scorso. PS5 non hanno ancora rivelato nulla. Queste cose qua erano state già spiegate molte almeno di queste cose qua erano già state spiegate in una intervista e cose del genere. E l'hanno ripetute qua in modo più approfondito, ma l'hanno ripetute qua. Non sappiamo nient'altro. Non sappiamo neanche i giochi con cui esce, non sappiamo... Fanno uscire tutti i giochi a marzo, poi non c'è più nulla. Non so cosa succede di recente. Google Stadia One. Boh. Secondo me ricevono un sacco di backlash negativo. Secondo me non è stata una buona idea da parte loro fare una presentazione di questo tipo qua. Come prima presentazione. Una seconda o terza presentazione così, assolutamente interessante, ci può stare. Per i tecnici, per persone molto tecniche gli interessa proprio il modello e tutto, assolutamente interessante. Ma per il grosso pubblico, che è quello che compra la console, devi dargli appena la cosa che gli interessa. Tipo Microsoft, che ha appena mostrato il design della console, che non significa un cazzo, però almeno c'è il design della console. E la gente dice, dove lo mette in casa? Me lo può pensare a quello. Qua non so neanche che forma, se è tondo e rotola, dove la metto? Se è una sfera e rotola la console, dove la metto? Non lo so. 45.000 dislike, davvero? 43.000 dislike, dai. Tempo 5 minuti, siamo già saliti di un po' di dislike. Buono. Quanto sono? 10.000 dislike ogni 5 minuti? Ci sta. Se vola la console dove la metto, esatto. No, quella è veramente una minchiata, però è comunque strano. Mi ha fatto molto strano questa conferenza qua perché... Ma la P5 era veramente il piedistallo? No. No. Era la minchiata che ho detto io. Ho detto pure che la Play 5 era la carta da parte dietro, però non lo è. Aspettiamo quindi. Dobbiamo ancora aspettare. Dicevano tutti che era la reveal ufficiale di PS5, ma in realtà era... Tecnicamente era la reveal ufficiale di PS5. Non abbiamo semplicemente visto il pezzo di plastica nero attorno. Però contemporaneamente quando dici la reveal alla gente pensa alla vera e propria console, è tutto. Non semplicemente quello che c'è dentro.
Strano. Non lo so. Comunque non so se possiamo parlare di molto altro adesso. Penso che possiamo terminare qua la live ora. Perché non c'ho troppo da dire. Possiamo controllare Reddit. Sì, possiamo controllare Reddit. Vi faccio sapere poi se stasera ci sono i live o meno con A Hat in Time, perché non lo so. Probabilmente devo anche devo lavorare a delle cose. Art Attack 2047. Wow. PS5 versione Giaguaro. Wow. And this is the size of PS5 compared to my dick. Perché? Per quale motivo? Presentazione di PS5. E fatelo tu. Siamo sempre al top con i meme. Questo qua l'ho fatto, è la cosa di oggi. Stai mientendo. You are lying. Non lo abbiamo visto. Finally a worthy opponent. Our battle will be legendary. Ho scritto stai mientendo perché anche you are lying è sbagliato. L'ho fatto 2 volte nelle video di oggi. Sono tutti sbagliati apposta. Quando dai dreams in mano ai tizi che hanno creato la teoria dei sogni. Unlimited power. Minchia. Potresti farla tecnicamente. Non cambia molto. Non cambia troppo. Quando la live viene streamata prima ma non è abbastanza meme e concept per Reddit. Io fossoso trama di Kingdom Hearts. Buono. Buono. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. They are the same picture. Ehi, stiamo calmi. Non è mai successo nulla di male in questa live, ok? Non ho mai sbagliato, non è mai scappato nulla di qualche parola in più del dovuto. Tutti Dream il campanello. Io spero che facciano una patch per fixare Nori. Spero facciano una patch per fixarlo perché è strano. Un futuro distopico in cui Gravier dice queste cose. È distopico perché Gravier non lo dirà mai, vero Gravier? Chat, vi devo dire una cosa, dimmi. Piantina fa schifo. Buono. Il campanello Gravier, tutta la live va al campanello. Hello? Quando il prossimo video di Smash? Non lo so. Se tutto va bene, in prossimi giorni dobbiamo iniziare pure la serie di Animal Crossing. Una piccola richiesta umile da un uomo umile. Mi potresti cercare Crash Bandicoot, The Witcher e Rick e Morty spagnolo? No. No. Evito, non mi fido. Potrebbe succedere un casino. E qua siamo in pari. E qua siamo in pari. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Va bene. Poi faccio sapere appunto se stasera ci sono in live o meno. Lo faccio sapere. Però per il resto possiamo fare un raid a qualcuno. Chi vogliamo fare il raid? Cercalo. A quanti dislike? E a 50.000 dislike. Non è stata una buona idea da parte loro. Pokémon Next? Ah sì, volentieri. Facciamo un raid a Pokémon Next. Stanno facendo non so cosa, ma va bene. Ok. Per chi c'ha la emote di... Facciamo di nuovo chop muscoloso. Se avete chop muscoloso, spammate chop muscoloso. Se non ce l'avete va bene, uno show io. Ok? Grazie mille di essere stati pure così tanti stasera, oggi pomeriggio, nonostante non abbiamo stato un cazzo. Però va bene. Ci vediamo di sicuro domani con un video, forse stasera una live. Si vedrà, va bene? Ok.